Se per voi è sempre stato un problema decorare i biscotti pan di zenzero con la ghiaccia reale, allora fermatevi perché siete nel posto giusto. Guardate tutto il video perché vi spiegherò trucchi e consigli per una ghiaccia reale perfetta e per poter stupire i vostri bimbi o ospiti con dei biscotti pazzeschi. Buongiorno a tutti, ciao! Io sono Federica di Una Famiglia in Cucina. Benvenuti sul mio canale YouTube e nella mia cucina. Allora, oggi, come avete potuto intuire, andremo a preparare i biscotti pan di zenzero decorati con ghiaccia reale. È una ricetta semplice, facile, ci vuole solo un pochino di tempo, ma potete prepararli anche con i vostri bimbi e vi divertirete tantissimo. Prima però vi ricordo di iscrivervi al mio canale, lasciare un like e attivare la campanellina per le notifiche e rimanere sempre aggiornati. Ora diamo la sigla! Per preparare i biscotti pan di zenzero ci serviranno farina, zucchero a velo, burro freddo di frigo, miele, un uovo, zenzero, cacao, cannella, noce moscata e pizzico di sale. In una ciotola verso la farina, il burro a pezzetti, l'uovo, il miele e tutte le spezie. Con gancio a foglia mescolo tutto. Voilà, quando la frolla si forma, spegnete la planetaria. Bisogna lavorarla il meno possibile. Formo un panetto, ho appiattito leggermente così non farò fatica a stenderla dopo. La copro con pellicola e la lascio in frigo a raffreddare per 2 ore. Ci vediamo dopo. Eccoci qua con la nostra pasta frolla ormai raffreddata, l'ho tirata fuori dal frigo 10-15 minuti prima di iniziare e adesso la stendiamo tra 2 fogli di carta forno in modo da non aggiungere farina e la stendiamo ad uno spessore di 5-6 mm. Io vi lascio in descrizione il link per sia il mattarello che per gli spessori in legno, che sono questi. Così abbiamo uno spessore uniforme su tutta la superficie della frolla. Adesso andate a prendere gli stampi per fare i biscotti natalizi che preferite. Io ho l'omino pan di zenzero, il fiocco di neve, l'albero di Natale, la caramellina di zucchero, una stella e andate a formare i vostri biscotti. Io adesso uso una teglia microforata e la copro con un tappettino microforato. La teglia e il tappettino microforato servono per cuocere in maniera uniforme i biscotti. Se non avete tappettino e teglia microforati va benissimo anche una teglia normale con un foglio di carta forno. Ecco pronti i nostri biscotti che andiamo a infornare a 180 gradi in forno statico per 13 o 15 minuti. Ed eccoci qua con i nostri bei biscotti appena sfornati. Sono profumatissimi e sono già belli così, ma noi li vogliamo decorare anche con la ghiaccia reale. Quindi prima di decorarli però devono assolutamente essere ben freddi. Quindi li mettiamo su una gratella e li lasciamo raffreddare completamente. Bene cari amici, mentre i nostri biscotti pan di zenzero raffreddano, noi possiamo intanto preparare la ghiaccia reale e ci serviranno zucchero a velo, albume pastorizzato io vi consiglio perché è una ghiaccia che ovviamente non va cotta in forno, quindi prendete l'albume pastorizzato, lo trovate nel brick, nei supermercati, nel banco frigo. Se volete per decorazione finale ulteriore zucchero scintillante, ciotoline, carta assorbente e sac à poche e uno stuzzicadenti. Allora, noi adesso andremo a preparare 2 consistenze, ve le farò vedere 3, ma ne useremo solo 2. Intanto andiamo a mettere lo zucchero a velo nella ciotola. Lo zucchero a velo compratelo, non fatelo voi, perché ci serve veramente fine. Albume. Va montato col gancio K, non con la frusta, perché la frusta ingloba aria e a noi non serve l'aria in questo caso. Adesso montiamo la ghiaccia per 5 minuti.
Ok, dopo 5 minuti ecco come si presenta la nostra ghiaccia. Questa è la prima consistenza a stucco. Vedete quanto è dura e rigida? Questa serve proprio per stuccare, ok? Per fare ad esempio le casette pan di zenzero, per fissare bene tutti i bordi, i lati della casa. Ma noi oggi non la useremo così. Vi faccio vedere come. Io adesso cosa faccio? Vado a dividere la ghiaccia in 2 ciotoline, magari ne metto un po' di più per la consistenza a riempimento e leggermente meno per quella bordi. Questa sarà la ghiaccia che useremo per i bordi e questa per il riempimento. Quindi adesso andiamo a coprire momentaneamente quella riempimento con della carta assorbente umida. Questo servirà a non farla seccare in superficie, quindi quando voi farete la ghiaccia, ogni volta tutta la ghiaccia che vi avanza la dovete andare subito a coprire con della carta assorbente, così non si crea la crosticina in superficie. Qui invece abbiamo la nostra ghiaccia a stucco e che andiamo a trasformare in ghiaccia per bordi e lo facciamo con dell'acqua. Io uso una specie di biberon per diciamo controllare la quantità di acqua che vado a versare. Bisogna versarne pochissima per volta, ok? Perché bisogna ottenere una consistenza tipo dentifricio per quella bordi. Aggiungiamo un po' più d'acqua. Quindi non deve colare, ma la punta sul cucchiaio deve leggermente piegarsi. Pian pianino mi regolo sulla quantità d'acqua da aggiungere. Fatelo sempre con molta cautela, perché se poi aggiungete troppa acqua non potete più tornare indietro. In questo caso qui, quando aggiungete l'acqua, se volete una ghiaccia colorata potete aggiungere in questo momento il colorante. Io uso coloranti in gel, vi lascio in descrizione il link dei miei coloranti che io solitamente uso. Prendeteli di una buona marca, mi raccomando, perché sennò vi rovina tutto il lavoro. Eccoci qua, questa è la consistenza giusta. La punta si piega ma non cola. Questa è la consistenza giusta per i bordi. Ve lo faccio rivedere. La punta si piega ma non cola. Sac à poche. E vado a versare la mia ghiaccia all'interno. Un trucco per far scendere tutta la ghiaccia è quello di girare, chiudere e poi qui abbiamo la nostra prima ghiaccia per bordi. Adesso ci andiamo a occupare della ghiaccia riempimento. Tolgo la carta e anche qui vado a versare l'acqua, un po' di più rispetto a quella bordi, perché deve essere qui liquida, non troppo però. Deve avere una consistenza molto più morbida, perché sennò non riusciamo a riempire. E inizio a mescolare. Deve essere liquida, colare, ma non troppo, perché sennò appena versate la ghiaccia sul biscotto scivola ovunque. Allora è ancora un po' densa. Il trucco per capire se la consistenza è giusta, allora deve colare a nastro. E qui ancora non ci siamo. E poi deve appiattirsi più o meno in 10 secondi. Non troppo prima e neanche troppo dopo, perché sennò non va bene. Quindi aggiungiamo un po' più d'acqua. Mescoliamo bene. Ok, qua adesso sta colando a nastro e contiamo fino a 10. Direi che ci siamo, è bella appiattita, la consistenza è giusta. Adesso la andiamo a mettere in una sac à poche ed ecco qua la nostra ghiaccia consistenza riempimento. Per non confondermi, visto che sono bianche tutte e due, con la ghiaccia bordi, io su una metto una molletta colorata, così la riconosco. Vi faccio vedere i tagli. Per la ghiaccia bordi bisogna fare un taglietto proprio piccolo piccolo di 1-2 mm, così. Per la ghiaccia riempimento, per fare un pochino prima, vi consiglio di fare un taglio un po' più ampio, così. E vado a rifinire i bordi della mia stella. Premo. Quando devo cambiare direzione mi fermo un attimo e cambio.
ne faccio vedere un altro, piccola pressione e copro tutti i bordi. Prima di procedere con la ghiaccia a riempimento lasciamo asciugare bene i bordi per almeno mezz'oretta. Se avete sbagliato non è un problema, lasciate seccare per una decina di minuti e con un foglio di carta assorbente togliete tutto, così potete rifarlo. Dopo mezz'ora i bordi si saranno leggermente asciugati e potete riempire i vostri biscotti con la ghiaccia riempimento. Per i dettagli potete usare uno stuzzicadenti. Volendo potete fare una doppia decorazione, aspettate un'oretta che si asciughi l'intero biscotto e poi fare delle decorazioni in superficie. Questa tecnica si chiama wet on dry. Volendo potete usare dello zucchero scintillante con la ghiaccia appena messa, mi raccomando deve essere ancora fresca. Ed ecco qua quindi i miei biscotti pan di zenzero decorati con ghiaccia reale. Avete visto quanto è facile e semplice decorare i biscotti pan di zenzero con la ghiaccia reale? Uno pensa sempre che sia molto complicato, ma in realtà no, e ve lo dice una che è una schiappa nel disegno, eppure si riesce, basta avere un po' di pazienza e un po' di tempo. Allora, adesso bisogna lasciarli asciugare per 24 ore. Soprattutto quelli con la ghiaccia a riempimento. Se volete accelerare un pochino i tempi, volendo potete mettere la teglia con i biscotti in forno ventilato a 30 gradi, magari con la bocchetta un po' aperta, per asciugarli prima. Se vi avanza la ghiaccia reale invece la potete conservare direttamente nella sacca poche o all'interno di un contenitore ermetico bagnato sempre con carta assorbente umida, se no si forma la crosticina in superficie. Volendo potete anche congelarla per circa 3 mesi. Quando poi avete bisogno di riutilizzarla, la tirate fuori dal frigo o dal freezer, la lasciate a temperatura ambiente e gli date una bella mescolata. Basta, non c'è bisogno di fare nient'altro. Così avete la ghiaccia sempre pronta e durante le feste potete decorare i vostri biscotti. Soprattutto fatelo con i vostri bambini perché si divertiranno tantissimo. Vi ho già detto prima, ve lo ricordo, se volete farla colorata, quando aggiungete l'acqua aggiungete qualche goccia di colorante. Io in descrizione vi lascio comunque la ricetta sul mio blog sia dei biscotti pan di zenzero sia per la ghiaccia reale, con tutte le indicazioni anche per farla colorata. Io vi saluto, spero che la ricetta vi sia piaciuta. Prima però ricordatevi di iscrivervi se non l'avete ancora fatto al mio canale, mettete un bel like al video, lasciate un commento che mi fa sempre piacere leggervi e attivate la campanellina per ricevere sempre le notifiche e rimanere aggiornati sui nuovi contenuti. Io vi saluto, vi auguro buone feste, un buon Natale e arrivederci alla prossima!